Sono innocente, ve lo giuro, sono innocente. Sono a Roma, in via Tiburtina, vicino al raccordo anulare, e siamo da Officinema. Sono con Fabrizio Ciotti e qui in queste location si realizzano set cinematografici. E questo è il loft, bellissimo, gigante. Angolino con l'hi-fi vintage. Quella è la finestra dove Giorgia ha girato il videoclip Tasche piene di sassi. Ma purtroppo allora la goccia non era presente. A fine giornata qui un giretto me lo faccio sicuramente. Gli ambienti sono tutti molto grandi, cioè diciamo anche molto spazio vuoto al centro, anche perché serve agli operatori per posizionare le luci, le macchine. Poi ci sono tante persone dietro un film, quindi diciamo che lo spazio è fondamentale. In questo ambiente c'è un arredamento sempre montato, però a seconda del set cinematografico, del tipo di film che devono girare, può anche essere stravolto, quindi possono togliere elementi d'arredo o inserirne altri. Vi offro qualcosina di fresco? Nada. Con Ariel Produzioni collaboriamo da circa 2 anni e siamo fornitori dei diffusori acustici. E adesso vi porto nei set cinematografici dove saranno presenti. Questa è l'officina dove si realizzano strutture cinematografiche. Stiamo entrando in un set che stanno costruendo. Qui siamo ancora nella fase, diciamo, embrionale di costruzione. E questo è il teatro di posa. Posso filmare ora nel teatro perché non c'è nessun allestimento cinematografico pronto, altrimenti non potrei fare niente. Mi ha appena spiegato Fabrizio che quando il set cinematografico è pronto arriva il regista e lo battezza. E lo battezza solo se è tutto perfetto, altrimenti potrebbe apporre alcune modifiche. Questo ovviamente è ancora tutto in costruzione. Belli ambienti, anche molto illuminati. Questi sono gli arredi utilizzati nella serie TV Vostro Onore, che è andata in onda sulla Rai. Usciamo per andare a visitare altri ambienti, altri set. Adesso entriamo in una location molto particolare. Qui hanno girato Io sono Tempesta, Vostro Onore e Smetto quando voglio. Che ingresso spettacolare. Poi questa specchiera è un qualcosa di unico, con tutti questi riflessi. Questo è il retro di un set cinematografico e come si vede ovviamente la parte dietro è tutta finta, diciamo è la struttura che sorregge quello che devono montare. Adesso andiamo nella casa dei cattivi e ora entrerò in un carcere, spero per la prima e ultima volta nella mia vita. Che forte questa porta, sembra di ferro pesantissimo, invece è di legno. E questa è la stanza colloquio detenuti. Poi c'è anche un riverbero pazzesco. Anche se è tutto finto, mette un po' di soggezione. Qui inoltre c'è stato girato anche il videoclip Apri tutte le porte di Gianni Morandi. Qua entriamo in ambienti sempre più tetri, sempre più paurosi. Ecco qua ci sono le camere da letto dei bambini cattivi. Tanta roba questo ambiente, mette veramente tanta suggestione. Andiamo a visitare una di queste stanze. Wow! Io non sono mai stato in un carcere, non sono mai stato in una cella, ma questa mi sembra che la rappresenti correttamente. È veramente tetra, dalle scritte sui muri, all'intonaco rovinato, a tutti gli arredi, questi diciamo arredi abbastanza poveri. Fantastico, anche la pentola. E qui c'è anche un comodo appendiabiti. Se alzi lo sguardo in alto, ovviamente si capisce che non siamo in una cella vera. E tutte queste aperture servono perché entri tanta luce, che è fondamentale per una buona ripresa. Questa è la stanza per il controllo documenti dei detenuti. Qui siamo nella sala con le docce dei detenuti. Qui alle mie spalle, in questa doccia, è stato sgozzato un detenuto nella serie TV Vostro Onore. Questa non deve cadere mai. E questa è la stanza dei colloqui dei detenuti. Fabrizio mi stava spiegando che questa stanza viene continuamente cambiata e nel corso degli anni, a seconda se il film è ambientato negli anni 80, 90 o anni 2000, ci sono degli arredi diversi, perché proprio queste stanze avevano delle differenze a livello di vetri, barriere. Cerchiamo di uscire il prima possibile da questo ambiente perché mi sto immedesimando un po' troppo, iniziano a tremarmi le mani e la voce. Altra location, tribunale.
E in questa location è stato girato l'ultimo video della PFM. Eccoci qua. Aia, qui andiamo sul pesante. A che cosa servirà questo tavolo senza tovaglia? Beh, diciamo che lascia poco spazio all'immaginazione. Andiamo un po' a vedere che cosa contiene questo strano armadio. Boh, ci saranno degli abiti, chissà che cosa ci sarà. Meglio non entrarci mai in questo posto. Se nell'ambiente di prima non c'era speranza, qui forse abbiamo ancora qualche speranza. Questa è una vera lampada da sala operatoria. Per chi volesse fare una flebo, fate attenzione perché è scaduto. E questo è l'ufficio top della clinica, ma però può anche essere trasformato e diventare, diciamo, un ambiente anche completamente diverso. Adesso mi vado a vedere qualche referto. Questo è il commissariato di polizia e questi sono gli uffici della polizia, completamente arredato. Ciao Chiara, questa sera purtroppo mi sa che non torno a casa, ho avuto qualche piccolo inconveniente e mi hanno trattenuto. Altro ufficio della polizia e tra poco dovranno girare una serie TV. Questa è la sala riconoscimento, che ovviamente è formata da due ambienti. Questo è l'ambiente dove ci sono i cattivi e in questo spazio qui ci sono i testimoni che li vedono attraverso il vetro. Continuiamo il nostro percorso. Questa è una stanza che verrà allestita per un avvocato o un procuratore, sono, diciamo, sedie molto particolari. E questa è la cella di sicurezza della polizia. Anche questo ambiente è a dir poco angusto. Come nell'altro ambiente, anche questa grata è in legno, però questa porta invece è in ferro. E perché fare una parte in legno e una parte in ferro? Questo serve perché quando l'attore apre questa porta, che è molto più pesante rispetto a una porta se fosse fatta in legno, rimane quel senso di pesantezza, altrimenti sarebbe tutto molto più finto. Continuiamo il nostro percorso e andiamo all'ospedale. Ecco, siamo alla sala parto. Ecco, questa è una zona che già mi risulta un po' più familiare. E qui ora è ancora tutto da allestire. Questo è il banco della reception. Passiamo all'accettazione del pronto soccorso con macchinetta del caffè funzionante. Attenzione. Questa è una stanza della terapia intensiva. Lo perdiamo. E qui siamo in una stanza di degenza. Sembra reale. E qui i letti sono veri. Questa è la stanza del ginecologo e questa poltrona toglie ogni dubbio. Questa è la nursery, stile anni 80, quando i neonati stavano tutti insieme in una stanza. Sembra anche un po' il set del Nuovo Ritorno al Futuro, anche perché questi bambini devono ancora nascere. Questa è la degenza delle neomamme e questa è un'altra sala di degenza molto old style. Anche qui siamo in un set televisivo, la matriciana è finta. È di plastica. Prossimo video, ciao ciao ciao!